Il giorno in cui Soluzioni Tecnologiche Globali mi licenziò dopo 18 anni, mia moglie Rebecca non mi chiese se stavo bene. Non mi prese la mano, non disse che avremmo trovato una soluzione insieme. Mi guardò invece da oltre il piano in granito della nostra cucina come se avessi appena trascinato fango sul suo tappeto persiano e disse: "Allora, cosa pensi di fare adesso?" Avevo 44 anni. Ero in piedi nella casa che avevo pagato io, indossavo il completo che aveva scelto lei. E per la prima volta nei nostri 16 anni di matrimonio la vidi esattamente per quello che era. Non la donna di cui mi ero innamorato a quel ricevimento aziendale nel 2008, ma qualcuno che si era rivelato lentamente, in piccoli momenti che avevo scelto di ignorare. I commenti sprezzanti sul mio lavoro, il modo in cui aveva iniziato a presentarmi alle feste come un semplice responsabile operativo, il tempo sempre maggiore che passava nella sua boutique invece che a casa, sempre troppo occupata per le serate che una volta condividevamo. Ma c'era una cosa che Rebecca non sapeva. Che nessuno sapeva, tranne me, il mio avvocato e il direttore delle risorse umane che mi aveva consegnato quella spessa busta color Havana con le mani tremanti. Non ero stato soltanto licenziato. Ero stato risarcito. E profumatamente. Un pacchetto di compensazione di quelli accompagnati da accordi di riservatezza blindati e da una quantità di zeri, capace di far tremare le mani a un uomo adulto. 10 milioni di dollari tra buonuscita e opzioni azionarie maturate alla perfezione. Una casa sulla spiaggia a Malibu che l'azienda mi trasferiva come parte dell'accordo. E un contratto di consulenza che mi avrebbe pagato $250.000 l'anno per i successivi 5 anni, senza richiedere nemmeno un giorno di lavoro effettivo. Tutto nascosto in conti di cui Rebecca non sapeva nulla. Tutto in attesa del momento giusto per rivelarsi. Quella notte, quando buttò le mie valigie in strada a Orlando che la casa ormai era sua, che potevo andare a vivere con i senzatetto, io sorrisi soltanto, perché sapevo qualcosa che lei ignorava. Il vero gioco stava appena cominciando. E questa volta le regole le scrivevo io. Se questa storia ti risuona dentro, se vuoi vedere cosa succede quando qualcuno che è stato sottovalutato mostra finalmente le sue carte, iscriviti subito. Lascia un commento raccontando una volta in cui qualcuno ti ha sottovalutato e se n'è pentito. E metti un like, perché questa storia sta per diventare assolutamente folle. Fidati, vorrai vedere come va a finire. Mi chiamo Jason Mitchell e ho passato 18 anni a scalare la gerarchia aziendale di soluzioni tecnologiche globali. Ho iniziato come analista junior appena uscito dalla scuola di business. Sono arrivato a vicepresidente senior delle operazioni. Ho gestito team su 4 continenti e ho contribuito a far crescere l'azienda da un'operazione da 200 milioni di dollari a una potenza da 3 miliardi. Non sono mai stato uno che ama mettersi in mostra. Non mi servivano l'ufficio ad angolo o il parcheggio riservato ai dirigenti. Facevo il mio lavoro, lo facevo bene, e tornavo a casa ogni sera nella vita che credevo di stare costruendo con Rebecca. Ci siamo conosciuti a un evento di networking nel centro di Chicago nel 2008. Lei aveva 26 anni, lavorava nel marketing per una piccola agenzia pubblicitaria, con capelli color rame che catturavano la luce e un modo di ridere che faceva venire voglia a chiunque le stesse intorno di essere più spiritoso. Quando risse alla mia pessima battuta sui report trimestrali, capii che ero spacciato. Ci siamo sposati nel 2009, proprio prima che l'economia crollasse. Cerimonia piccola, solo famiglie e amici stretti. Rebecca indossava un abito vintage trovato in un negozio dell'usato, perché volevamo essere pratici con i soldi. Quelli furono anni belli. Eravamo partner che costruivano qualcosa insieme. Nel 2012 lei lanciò la sua boutique, Lusso e Pizzo, con i risparmi che avevamo messo da parte insieme. La incoraggiai, la aiutai con il piano aziendale, controfirmai il contratto di affitto. Il negozio andò bene, meglio del previsto. Entro il 2015 aveva 3 sedi e parlava di espansione a livello nazionale. Ma a un certo punto il successo la cambiò. O forse rivelò semplicemente chi era sempre stata. La donna che mi ringraziava per aver sostenuto i suoi sogni iniziò a parlare del suo successo come se non avesse
Nulla a che fare con la stabilità finanziaria che le avevo garantito. La donna che cucinava con me la domenica sera cominciò a mangiare fuori con le amiche della boutique, tornando a casa con borse firmate e storie di persone che non avrei mai incontrato. La donna che si rannicchiava accanto a me sul divano iniziò a dormire nella stanza degli ospiti perché il mio russare la infastidiva. Piccoli cambiamenti, quasi impercettibili singolarmente, ma che insieme formavano uno schema impossibile da ignorare. Il giorno del licenziamento iniziò come qualsiasi altro mercoledì. Mi svegliai alle 5:30, feci la mia solita corsa, mi feci la doccia e mi vestii con il completo blu navy che Rebecca mi aveva regalato per il compleanno. Soluzioni Tecnologiche Globali attraversava una ristrutturazione da 6 mesi. Tutti sapevano che i licenziamenti stavano arrivando. Quello che nessuno sapeva era la portata di tutto questo. Alle 9:15 del mattino la mia assistente, Kelly, bussò alla porta del mio ufficio con le lacrime agli occhi. Jasone, Bill vuole vederti subito nel suo ufficio. Bill Stevenson era l'amministratore delegato, un uomo con cui avevo lavorato per 12 anni. Avevamo chiuso affari insieme, viaggiato a Singapore, Berlino e San Paolo. Era stato a casa mia per i barbecue. I suoi figli conoscevano mia moglie. Quando entrai nel suo ufficio non riuscì a guardarmi negli occhi. Jasone, sarò diretto perché te lo meriti. Il consiglio ha preso una decisione ieri sera. Stiamo eliminando l'intera divisione operazioni, esternalizzando tutto a una società di Mumbai. Il tuo incarico termina con effetto immediato. Le parole mi colpirono come un pugno fisico. 18 anni. 18 anni di settimane da 60 ore, di eventi familiari persi, di costruire qualcosa che credevo avesse un senso. Bill, non puoi essere serio. Le operazioni sono la spina dorsale di questa azienda. Lo so, disse, e sembrava sinceramente addolorato. Ho combattuto questa decisione per 3 mesi, Jasone, ma il Consiglio vuole ridurre i costi del 40% prima dell'IPO del prossimo anno. La tua intera divisione costa 80 milioni di dollari all'anno. La società di Mumbai lo farà per 30 milioni. Quindi è così. 18 anni e vengo accompagnato fuori con una scatola delle mie cose. Bill aprì il cassetto della scrivania e tirò fuori una spessa busta color Havana. Jasone, tu hai costruito i sistemi che rendono questa azienda valere miliardi. Il Consiglio lo sa, anche se non lo ammetterà mai pubblicamente. Dentro questa busta c'è un pacchetto di compensazione che riflette il tuo reale valore per soluzioni tecnologiche globali. Non è negoziabile ed è vincolato a rigidi obblighi di riservatezza. Se lo accetti, non potrai discutere i termini con nessuno, non con tua moglie, non con il tuo avvocato senza il nostro team legale presente, nemmeno con il tuo terapeuta. Chiunque violi l'accordo di non divulgazione e tu perdi tutto. Le mani mi tremavano mentre aprivo la busta. La prima pagina era un riepilogo. Indennità di fine rapporto, 8 milioni di dollari, pagati per intero entro 30 giorni. Opzioni azionarie, 200.000 azioni con maturazione immediata. Valore attuale approssimativo, 2 milioni e 300.000 dollari. Trasferimento immobiliare, la casa sulla spiaggia dell'azienda a Malibu, attualmente valutata 4 milioni e mezzo di dollari, trasferita a me personalmente. Contratto di consulenza, 250.000 dollari all'anno per 5 anni. Nessun lavoro richiesto, solo disponibilità per consigli occasionali. Alzai lo sguardo verso Bill. È reale. Ogni parola. Il Consiglio vuole che tu scompaia in silenzio, Jasone. Niente cause, niente dichiarazioni pubbliche, niente interviste alle riviste di settore. In cambio, ottieni abbastanza denaro per andare in pensione a 44 anni e vivere molto comodamente per il resto della tua vita. Perché la casa sulla spiaggia? È stata una mia aggiunta, disse Bill. Ho detto al Consiglio che, se avevano intenzione di distruggere la carriera di un uomo per bene, dovevano almeno dargli qualcosa di concreto oltre al denaro. La proprietà di Malibu è vuota da 2 anni. È tua, se la vuoi. Firmai i documenti lì sul momento,
con la mano appena abbastanza ferma da reggere la penna. La direttrice delle risorse umane, Patricia Chen, assistette alle firme e mi consegnò un altro fascicolo. Signor Mitchell, questi sono i dettagli dei conti su cui verrà versata l'indennità. Le raccomando vivamente di aprire un nuovo conto non collegato in alcun modo alla sua banca attuale. I pagamenti per la consulenza proverranno da un'entità completamente diversa e saranno strutturati come reddito, da libero professionista. Per ragioni fiscali, le suggerisco di assumere un consulente finanziario specializzato nella gestione di ricchezze improvvise. Alle 10:30 del mattino stavo uscendo da Soluzioni Tecnologiche Globali per l'ultima volta. I miei effetti personali stavano in una sola scatola di cartone. 18 anni ridotti a una tazza da caffè, qualche foto incorniciata e il fermacarte che il mio team mi aveva regalato per il 10° anniversario. Il viaggio verso casa durò 40 minuti e passai tutto il tempo a pensare a come dirlo a Rebecca. Avrei dovuto spiegare del pacchetto di compensazione? Dirle che all'improvviso eravamo più ricchi di quanto avessimo mai sognato? Qualcosa mi fermò. Forse il modo in cui mi stava trattando ultimamente. Forse le spese sospette sulla carta di credito che avevo notato ma su cui non l'avevo mai affrontata. Forse era solo istinto. Qualunque cosa fosse, decisi di aspettare e vedere come avrebbe reagito alla notizia della perdita del mio lavoro prima di rivelare il colpo di fortuna finanziario. Entrai dalla porta di casa alle 11:45. Rebecca era in salotto con il portatile sulle ginocchia, probabilmente al lavoro per la boutique. Alzò lo sguardo quando entrai e la sua espressione passò immediatamente da neutra a infastidita. Giasone, cosa ci fai a casa così presto? Stai male. Mi hanno licenziato, dissi semplicemente, appoggiando la scatola. Hanno eliminato l'intera divisione operazioni. Mi fissò per un lungo momento. Poi chiuse il portatile molto lentamente. Ti hanno licenziato oggi. Stamattina, circa un'ora fa. Sì. Rebecca si alzò in piedi e vidi la sua mente mettersi al lavoro, calcolare. Quindi non abbiamo reddito. Tu non hai un lavoro, né benefici, niente. Il pacchetto di buonuscita è discreto, dissi con cautela. Andrà tutto bene mentre cerco qualcosa di nuovo. Decente. Rebecca spalancò gli occhi. Che cosa significa decente, Giasone? Qualche mese di stipendio? Perché, se non ricordo male, solo mantenere questa casa costa $8.000 al mese. Senza contare la rata dell'auto, l'assicurazione, le tasse sulla proprietà, le utenze. Come pensi esattamente che possiamo sopravvivere con qualche mese di buonuscita? Guardai mia moglie da 16 anni andare nel panico per i soldi, seduta in una casa che avevo estinto 3 anni prima, indossando vestiti che le avevo comprato io, circondata da mobili che avevamo scelto insieme. E qualcosa dentro di me si raffreddò. Ce la faremo, Rebecca. Le coppie lo fanno continuamente. Le coppie, ripeté lei con sarcasmo. Giasone, io porto avanti questa famiglia da anni. La mia boutique ha successo. La mia attività prospera. Tu che cosa hai fatto? Stare seduto in un ufficio, a quanto pare per niente, visto che ti hanno buttato via come spazzatura. Quelle parole colpirono più forte del licenziamento. Ho garantito un reddito stabile che ti ha permesso di rischiare con la tua attività. Ho controfirmato il tuo primo contratto d'affitto, te lo ricordi? Ti ho anticipato $50.000 di capitale iniziale. Che ho restituito, ribatté Rebecca secca. Non fare finta di avermi fatto chissà quale favore, Giasone. Ho costruito lusso e pizzo dal nulla. Tutto da sola. Annuii lentamente. Hai ragione. L'hai costruita tu, e ne sono orgoglioso. Non essere condiscendente, disse, alzando la voce. Non lo sono. Sono realistico. Ho perso il lavoro, Rebecca. Non ho perso il mio valore come persona o come marito. Lei rise, ed era il suono più crudele che le avessi mai sentito fare. Il tuo valore come marito, Giasone? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto sesso?
Quando è stata l'ultima volta che siamo usciti a cena senza che dovessi organizzare tutto io? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di diverso dal tornare a casa, mangiare e addormentarti davanti alla televisione? Lavoravo 60 ore a settimana per farci stare comodi, dissi, con la voce ferma nonostante la rabbia che mi montava nel petto. Sono proprio quelle ore di cui ti lamenti. Io mi lamento del fatto che tu sia noioso, rispose Rebecca. Hai 44 anni, sei disoccupato e a quanto pare inutile persino per la tua azienda dopo 18 anni. Che cosa dovrebbe dirti questo su te stesso? Guardai questa donna che avevo amato, questa donna con cui avevo costruito una vita, e capii che non la riconoscevo più. Che cosa vuoi che dica, Rebecca? Voglio che tu mi dica che hai un piano, disse. Voglio che tu mi dica che questo non distruggerà tutto ciò che ho costruito, perché non permetterò che il tuo fallimento mi trascini a fondo. Quello era il momento in cui avrei dovuto parlarle dei soldi. Dei 10 milioni di dollari seduti su conti di cui lei non sapeva nulla. Della casa sulla spiaggia, del contratto di consulenza, delle opzioni azionarie. Ma qualcosa mi fermò. Un istinto di autoconservazione che era rimasto dormiente per anni si risvegliò all'improvviso. Troverò una soluzione, dissi invece. È meglio che tu lo faccia, rispose Rebecca. Perché non resterò sposata con un uomo che non sa provvedere. Quella sera uscì, disse che aveva bisogno di schiarirsi le idee, di incontrare i suoi soci. Io rimasi seduto in casa, nel silenzio, e feci alcune telefonate. La prima a mio fratello Travis, che viveva a Denver e gestiva una sua impresa di costruzioni. Non aveva mai apprezzato Rebecca, mi aveva avvertito anni prima che era più interessata allo status che alla sostanza. Jasone, grazie a Dio hai finalmente visto chi è davvero, disse Travis quando gli spiegai la situazione. Di cosa hai bisogno? Solo di un posto dove dormire se le cose dovessero andare male. Andranno male, fratello. Quella donna mostrerà il suo vero volto ora che pensa tu sia al verde. E quando succederà, chiamami. La seconda chiamata fu a Patricia Chen, la direttrice delle risorse umane. Signor Mitchell, speravo che mi chiamasse. Ha domande sul pacchetto di compensazione. Ho bisogno del nome di quel consulente finanziario che ha menzionato, qualcuno che possa aiutarmi a strutturare tutto in modo discreto. Mi diede 3 nomi. Chiamai il primo, una donna di nome Chiara Donovan, specializzata in individui ad alto patrimonio che attraversavano un divorzio. Quella parola, divorzio, mi suonò strana in bocca. Ma Chiara era stata raccomandata proprio perché sapeva come proteggere i beni durante lo scioglimento di un matrimonio. Signor Mitchell, disse Chiara quando ci incontrammo la mattina seguente nel suo ufficio in centro, Patrizia mi ha informata della sua situazione. Lei dispone di circa 15 milioni in attività liquide e proprietà e sua moglie non ne sa nulla. È corretto. È corretto, risposi. E sta considerando il divorzio. Sto considerando di vedere chi è davvero mia moglie. Se supera la prova, le dirò tutto e andremo avanti insieme. Se fallisce, allora proteggiamo i suoi beni, concluse Chiara. Scelta intelligente. Le spiego alcune strategie. Per la settimana successiva interpretai il ruolo del marito disperato e disoccupato. Mi candidai per lavori che sapevo non avrei ottenuto. Parlai di guidare per Uber o fare consegne per DoorDash per arrivare a fine mese. Vidi il disgusto di Rebecca crescere giorno dopo giorno. Smetteva di nascondere le telefonate, tornava a casa sempre più tardi. Una sera la sentii ridere nel vialetto alle 11 di notte, parlando con qualcuno di peso morto e di come finalmente stesse facendo le sue mosse. Giovedì mattina la trovai mentre faceva le valigie con i miei vestiti. Che cosa stai facendo? Chiesi dalla soglia della camera. Quello che avrei dovuto fare mesi fa, rispose Rebecca senza alzare lo sguardo. Sei un perdente, Jasone. E ho finito di fingere che tu sia altro. Rebecca, siamo sposati da 16 anni. E negli ultimi 5 mi hai trattenuta, disse infine voltandosi verso di me. Adesso ho delle opportunità.
Opportunità vere. La mia boutique si sta espandendo a Nuova York e a Los Angeles. Ho investitori interessati a trasformare Lusso e Pizzo in un marchio nazionale, ma non vogliono associarsi a qualcuno il cui marito è disoccupato e vive di sussidi. Quindi è così. Perdo il lavoro e tu mi butti via. Ti sei buttato via da solo, disse Rebecca. Io mi limito a riconoscere la realtà. Afferrò le valigie e le trascinò verso le scale. La seguì, osservando quella messa in scena in silenzio, stordito. Alla porta d'ingresso le lanciò con forza sul prato. I vestiti si sparsero sull'erba. Da ora in poi questa casa è mia, annunciò a voce abbastanza alta da farsi sentire dai vicini. La signora Patterson, della casa accanto, stava annaffiando le rose e stava sicuramente ascoltando. Vai a vivere con i senzatetto, Giasone. È lì che appartieni adesso. Ero sul prato davanti a casa mia, a guardare i miei vestiti sparsi sull'erba, il volto trionfante di mia moglie davanti a me, e sorrisi. Davvero. Sorrisi per la prima volta dopo settimane. Che cosa c'è di divertente? Pretese Rebecca. Niente, dissi raccogliendo una valigia. Assolutamente niente, Rebecca. Sarò fuori dai piedi entro stasera. Bene, disse lei. E, Giasone, non chiamare. Non tornare. È finita. Domani presento la richiesta di divorzio. Va benissimo per me, risposi, continuando a sorridere. Chiamai Travis dalla macchina 15 minuti dopo. Mi ha buttato fuori. Ti preparo la stanza degli ospiti, disse Travis. Giasone, farà male, ma è la cosa migliore che potesse capitarti. Quella donna ti ha appena mostrato esattamente chi è. È vero, dissi. E adesso le mostrerò esattamente chi sono io. Passai le successive 72 ore a mettere tutto in moto. Chiara Donovan depositò le carte del divorzio per mio conto, citando differenze inconciliabili e richiedendo una divisione dei beni basata su ciò che Rebecca credeva esistesse. Nei documenti dichiarai il mio stato lavorativo come cessato, il mio reddito pari a zero e i miei beni come i vestiti nelle valigie e una Honda Civic del 2015. L'avvocato di Rebecca la chiamò con la notizia nel giro di poche ore. Lo so perché lei mi chiamò urlando. Hai chiesto il divorzio dopo che ti ho dato 16 anni della mia vita. Mi hai cacciato di casa, Rebecca. Mi hai detto che era finita. Io sto solo rendendo ufficiale la cosa. Non avrai un centesimo della mia attività, sibilò. L'ho costruita io. Non sto chiedendo nulla della tua attività, dissi sinceramente. Voglio solo ciò che è giusto. Giusto, rise. Giasone, sei disoccupato. Non hai niente. Non c'è nulla da dividere. Il mio avvocato dice che probabilmente cercherai di ottenere un assegno di mantenimento visto che adesso guadagno più di te. Non mi interessa il mantenimento, dissi. Ed era vero. Mi interessava la giustizia. La procedura di divorzio in Illinois richiede di norma almeno 6 mesi, ma con beni immobili e aziendali coinvolti l'avvocato di Rebecca chiese una fase di accertamenti approfondita. Domandarono documenti finanziari, storia lavorativa, prove di reddito. Fornì tutto ciò che chiesero. Tutto mostrava un uomo licenziato con una buonuscita minima che ora viveva dal fratello mentre cercava lavoro. Il mio conto bancario mostrava $3.200. I miei beni elencavano un'auto, qualche mobile in deposito e effetti personali. Nel frattempo l'attività di Rebecca era valutata a $4,5 milioni. Aveva immobili, investimenti e un portafoglio costruito con i profitti della boutique. Il suo avvocato sostenne che, dato che avevo contribuito anni prima al capitale iniziale, avevo diritto a una piccola percentuale, forse $100.000. Possiamo chiudere rapidamente, disse il suo avvocato, uno squalo di nome Donaldo Brenner, durante la nostra prima sessione di mediazione. La mia cliente è disposta a essere generosa. $100.000 e lei rinuncia a qualsiasi futura pretesa su Lusso e Pizzo. Guardai Chiara, che a stento trattenne un sorriso. Il signor Mitchell ritiene che sia equo,
disse Chiara. Ma ha una condizione. Vorrebbe che la casa di famiglia fosse trasferita a lui come parte dell'accordo. Brenner scoppiò a ridere. La casa vale $850.000 ed è libera da mutuo. La vuole in cambio dell'uscita da un'azienda multimilionaria. Il mio cliente ha un legame sentimentale con l'abitazione, disse Chiara con calma. Non ha cresciuto figli lì, ma ci sono dei ricordi. È disposto a rinunciare a qualsiasi interesse nell'attività in cambio dell'immobile. Rebecca, seduta di fronte a me, impeccabile in un completo firmato, sorrise trionfante. Va bene. Può prendersi la casa. Tanto sto comprando un attico a Lincoln Park. Quella vita suburbana era al di sotto di me. Allora abbiamo un accordo, disse Brenner. Il signor Mitchell riceve la casa di famiglia e un conguaglio in contanti di $100.000. La signora Mitchell mantiene la piena proprietà di lusso e pizzo e di tutti i beni collegati. Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi futura rivendicazione reciproca. In realtà, disse Chiara, estraendo un altro documento, c'è ancora una cosa che dobbiamo comunicare. Brenner aggrottò la fronte. Quale comunicazione? È giunto alla nostra attenzione che, durante il matrimonio, il signor Mitchell ha ricevuto una compensazione aggiuntiva dal suo ex datore di lavoro. È recente, negli ultimi 2 mesi, e costituisce bene coniugale secondo la legge dell'Illinois. Osservai il volto di Rebecca. Stava appena prestando attenzione, probabilmente stava scrivendo sotto il tavolo a proposito del suo nuovo attico. Di quanto parliamo? Chiese Brenner, improvvisamente allerta. Circa $15 milioni, inclusi beni immobili, disse Chiara con nonchalance. La stanza piombò nel silenzio. La testa di Rebecca scattò in alto. Cosa? Il pacchetto di buonuscita del signor Mitchell da Soluzioni Tecnologiche Globali includeva un pagamento in contanti di $8 milioni, opzioni azionarie valutate $2.300.000, una casa sulla spiaggia a Malibu del valore di $4,5 milioni e un contratto di consulenza di 5 anni che paga $250.000 l'anno, spiegò Chiara. Tutto questo è stato ricevuto durante il matrimonio, rendendolo patrimonio coniugale soggetto a divisione. Il volto di Rebecca divenne bianco, poi rosso, poi di nuovo bianco. Hai detto che avevi perso il lavoro. Hai detto che non avevamo niente. Ho detto che ero stato licenziato, la corressi. Ed era vero. Semplicemente non ho menzionato il pacchetto di compensazione perché mi hai buttato fuori prima che potessi farlo. Hai mentito, sussurrò. Ho omesso, risposi. C'è una differenza. Brenner stava prendendo appunti freneticamente. Questo cambia tutto. Abbiamo bisogno di tempo per esaminare la documentazione, verificare i beni, riconsiderare la proposta di accordo. Certamente, disse Chiara con voce calma. Siamo pronti a fornire piena disclosure, ma devo ricordare che l'Illinois è uno stato di divisione equa. Considerato che la signora Mitchell ha avviato il divorzio e che il signor Mitchell può documentare l'abbandono emotivo, durante la sua crisi lavorativa, il tribunale potrebbe favorire la sua posizione. Rebecca si alzò così in fretta che la sedia cadde all'indietro. Figlio di puttana. Hai pianificato tutto. Mi hai lasciata credere che fossi al verde per farmi sembrare un mostro. Non ho dovuto farti fare niente, Rebecca, dissi con calma. Ci sei riuscita da sola. Io ti ho solo dato abbastanza corda. Quella casa, disse puntandomi contro il dito, è mia. Ci ho vissuto per 3 mesi pensando di aver vinto, ridipingendo, pianificando il mio futuro. E ora la casa fa parte del patrimonio coniugale, disse Chiara, insieme a tutto il resto. Dovremo rivedere l'intero accordo. La mediazione si dissolse nel caos. Brenner chiese una sospensione per consultarsi con la sua cliente. Rebecca mi urlò contro nel parcheggio, dicendo cose che avrebbero fatto arrossire un marinaio. Io salii semplicemente in macchina e guidai fino a casa di Travis, dove vivevo molto comodamente nel suo seminterrato rifinito,
lavorando da remoto ai miei incarichi di consulenza che mi fruttavano più di quanto la maggior parte delle persone guadagnasse in un anno. Com'è andata? Chiese Travis quando entrai. Più o meno come previsto, dissi. Sta perdendo la testa. Bene, disse Travis porgendomi una birra. Quella donna merita tutto ciò che le sta arrivando. I 3 mesi successivi furono brutali. Rebecca combatté su tutto. Assunse contabili forensi per dimostrare che avevo nascosto beni intenzionalmente. Non trovarono nulla di illegale, perché non c'era nulla di illegale da trovare. Il pacchetto di compensazione era legittimo, documentato e perfettamente legale. Cercò di sostenere che l'accordo di riservatezza che avevo firmato rendesse il denaro in qualche modo illegittimo. Il giudice respinse immediatamente l'argomento. Affermò che l'avevo manipolata psicologicamente inducendola a chiedere il divorzio per poter trattenere più beni. Il mio avvocato fece ascoltare il messaggio vocale in cui lei mi chiamava perdente e mi diceva di andare a vivere con i senzatetto. Il giudice non fu affatto impressionato dalla posizione di Rebecca. Alla fine, il suo avvocato chiamò con una proposta di accordo. La mia cliente riconosce che continuare a litigare è costoso e futile, disse Brenner. È pronta ad accettare una divisione 50 e 50 di tutti i beni coniugali. Molto generoso da parte sua, disse Chiara secca, considerando che 3 mesi fa riteneva generosi $100.000. La mia cliente ha commesso degli errori, ammise Brenner. Ha reagito emotivamente a una situazione difficile, ma la legge è chiara. I beni coniugali devono essere divisi in modo equo. Equo, ripeté Chiara. Parola interessante. Parliamo di cosa significa equo in questo contesto. L'accordo finale richiese 2 settimane di negoziazione. Rebecca ottenne la sua boutique, valutata $4,5 milioni. Lei ottenne metà della liquidità della mia buonuscita, circa $4 milioni dopo tasse e spese legali. Mantenne il portafoglio di investimenti che aveva costruito. Io ottenni la casa di famiglia. Io ottenni la casa sulla spiaggia a Malibu. Io ottenni il contratto di consulenza. Io ottenni le opzioni azionarie. E, soprattutto, ottenni la mia libertà da una donna che mi aveva mostrato esattamente chi era nel momento in cui pensava che non avessi più nulla. Il divorzio venne finalizzato un martedì mattina di ottobre. Rebecca non si presentò all'udienza finale, mandò il suo avvocato a firmare i documenti. Io rimasi in piedi in quell'aula di tribunale, ufficialmente single per la prima volta dopo 17 anni, e provai solo sollievo. Quella sera guidai fino alla casa sulla spiaggia di Malibu per la prima volta. Era una proprietà spettacolare con 3 camere da letto, direttamente sulla sabbia, con finestre dal pavimento al soffitto e una terrazza che si affacciava sull'Oceano Pacifico. Rimasi su quella terrazza a guardare il tramonto e chiamai mio fratello. È finita, gli dissi. Come ti senti, Cheese Travis? Come se avessi superato qualcosa che non sapevo di poter sopravvivere, risposi. E come se stessi per costruire qualcosa di migliore di qualsiasi cosa abbia mai avuto prima. 6 mesi dopo vivevo stabilmente a Malibu. Il contratto di consulenza era esattamente come promesso. $250.000 all'anno per rispondere occasionalmente a qualche email. Le opzioni azionarie erano salite di valore fino a $3.100.000. Avevo avviato un'organizzazione senza scopo di lucro per aiutare altri uomini a orientarsi tra divorzio e abuso finanziario. E avevo conosciuto qualcuno. Si chiamava Kate ed era una biologa marina che viveva 3 case più in là rispetto alla mia. Non sapeva nulla del mio divorzio, nulla dei soldi, nulla di Rebecca. Sapeva solo che la facevo ridere e che la trattavo come se contasse davvero. Rebecca, per quanto sentivo dire da conoscenti comuni, aveva espanso lusso e pizzo fino a 5 sedi. L'attività andava bene, ma l'espansione era stata costosa. Aveva contratto debiti, fatto investimenti rischiosi e lavorava 100 ore a settimana per tenere tutto a galla. L'attico a Lincoln Park era bellissimo, ma vuoto. Pubblicava sui social foto della sua vita glamour, ma chi la conosceva diceva che sembrava stanca, sola,
che stava iniziando a rendersi conto di ciò che aveva buttato via. Non provavo pena per lei. Non provavo nulla. Aveva fatto le sue scelte, proprio come avevo fatto io le mie. La differenza era che io avevo scelto l'onestà. Avevo scelto di lasciare che qualcuno rivelasse il proprio vero carattere prima di mostrare il mio. E quella scelta, quella decisione di aspettare, osservare e proteggermi, mi aveva salvato la vita. Perché la donna che avevo sposato mi avrebbe tolto tutto, se gliene avessi dato la possibilità. La donna che avevo sposato mi aveva amato solo per ciò che potevo offrirle. E quando pensò che non potessi più offrire nulla, mi buttò via come spazzatura. Ma lo scherzo era su di lei. Non avevo mai avuto bisogno dei suoi soldi, né della sua approvazione, né della sua idea di successo. Mi ero costruito da solo, mi ero ricostruito, ed ero uscito più forte dall'altra parte. In piedi sulla terrazza a Malibu, guardando Kate avvicinarsi con quel sorriso luminoso, capii una cosa importante. A volte la miglior vendetta non è elaborata né drammatica. A volte è semplicemente vivere bene, essere felici. Costruire qualcosa di vero con qualcuno che ti valorizza per ciò che sei, non per ciò che puoi dargli. Rebecca voleva la casa, voleva cacciarmi, voleva prendersi tutto per sé. E così facendo aveva perso tutto ciò che contava davvero. Io, invece, avevo guadagnato una vita che non avrei mai potuto immaginare quel giorno, seduto in quell'ufficio aziendale, mentre firmavo i documenti di buonuscita chiedendomi come avrei detto a mia moglie che avevo perso il lavoro. La verità è che quel giorno non ho perso nulla. Ho guadagnato chiarezza. Ho guadagnato libertà. Ho guadagnato l'opportunità di vedere le persone per quello che sono davvero quando pensano che tu sia al tuo punto più basso. E quella chiarezza, quella verità, valeva più di qualsiasi pacchetto di compensazione. Anche se devo ammettere che i 10 milioni di dollari e la casa sulla spiaggia non erano niente male. Se questa storia ti ha toccato, se anche tu sei mai stato sottovalutato o buttato via da qualcuno che ti considerava inutile, lascia un commento. Condividi la tua storia. Fai sapere che a volte perdere tutto è il primo passo per ritrovare se stessi. E non dimenticare di iscriverti a questo canale per altre storie di persone che hanno trasformato i loro momenti peggiori nelle più grandi vittorie. Perché siamo tutti più forti di quanto crediamo. Serve solo la situazione giusta per dimostrarlo. Grazie per aver guardato. E ricordati, a volte la mossa migliore è quella che nessuno vede.